Bentornati sul mio canale. Anche oggi faremo un tutorial sul panolenci a tema Halloween. Abbiamo fatto il pipistrello, vi lascerò il link qui sopra e giù nell'info box. Abbiamo fatto anche la zucca di Halloween, vi lascio sempre il link qui sopra e giù nell'info box. Oggi sarà il turno di questo bellissimo fantasmino kawaii, troppo carino, troppo forte. A me piace tantissimo. Spero anche a voi. Vediamo subito il materiale per realizzarlo. Per poter realizzare il nostro fantasmino abbiamo bisogno prima di tutto dello schema che potete scaricare gratuitamente sul mio blog. Questo è l'indirizzo del mio blog, ma vi lascio comunque giù nell'info box l'indirizzo diretto per lo schema. Quindi potete trovare tranquillamente il fantasma Halloween. Poi ci serviranno degli occhietti. Io uso questi adesivi un pochettino più piccoli, circa di 5 mm circa. Questi invece sono circa 7 mm di diametro. Userò questi per il mio fantasmino. Inoltre ci serviranno ovviamente le forbici, quindi ci serviranno due paia di forbici, uno per tagliare lo schema e l'altro il panolenci. Lo spiego anche nel video del materiale necessario per iniziare a creare col panolenci. Vi lascio qui sopra e giù nell'info box il link se volete guardarvi quel video. Ovviamente ci servirà del panolenci bianco. Ci servirà anche l'imbottitura per riempire il nostro fantasmino, poi ci servirà l'ago, ovviamente ci servirà anche il cotone bianco per cucire il nostro fantasmino, e userò anche il colore nero per i dettagli, quindi per la bocca, eccetera eccetera. Uno stecchino se vi è più di aiuto per poter inserire l'imbottitura nel nostro fantasmino, oppure potete usare tranquillamente le forbici, l'importante è che abbiano la punta arrotondata. Ovviamente per finire abbiamo bisogno della colla istantanea, io questa la userò per incollare gli occhietti. Potete anche usare il panolenci nero per fare gli occhietti, quindi in questo caso un altro materiale che ci servirà è appunto del panolenci nero. Per rendere più kawaii il nostro fantasmino possiamo usare tranquillamente del fard con questo applicatore. Credo di aver detto tutto, passiamo al tutorial. Come prima cosa andiamo sul mio blog e stampiamo il nostro modello del fantasma Halloween. Lo andiamo a stampare però su un foglio di carta più spesso rispetto a quelli che si usano normalmente nelle stampanti, perché sarà molto più comodo poi riportare il modello sul panolenci. Una volta tagliato il nostro modello, io sono andato a tagliare anche questo che è l'occhiettino, però non lo userò perché userò appunto gli occhiettini questi qua in plastica. Però chi vuole usare il panolenci nero, questa è la dimensione dell'occhiettino giusto. Quindi andiamo adesso a riportare tutto sul panolenci e a tagliarlo. Per riportarlo userò delle penne particolari che possono essere cancellate poi a fine lavoro, quindi vi lascio il link qui sopra giù nell'info box del video dove vi parlo appunto delle migliori penne da usare con il panolenci. Ho riportato il mio modello sul panolenci bianco, non mi preoccupo di questa linea nera, tanto verrà cancellata più tardi. Ho anche segnato dove andrà la boccuccia e dove andranno posizionati gli occhi. Una volta cucito tutto, poi andrò a cancellare queste linee. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare adesso è nella bocca, dobbiamo cucire la bocca, quindi ci servirà il cotone nero. Una volta preso il nostro filo nero, andiamo a puntare dove sta la bocca e con una serie di punti consecutivi andremo a percorrere tutta questa linea
e il punto che useremo appunto è un punto consecutivo senza spazi. Vi rimando alla lista dei punti più usati nel panolenci, vi lascio il link del video che ho fatto qui sopra e giù nell'info box. Quindi ci vediamo a fine cucitura. Ho terminato di cucire la bocca, ho inserito nel lago il filo bianco perché adesso andiamo a cucire il nostro fantasmino. Incomincio dalla parte destra, dall'inizio di questo braccio, diciamo del braccio destro. Quindi inserisco l'ago all'interno dei due strati, così vado a nascondere il nodino e da questo punto in poi incomincerò a fare il punto festone. Per chi non sapesse fare il punto festone vi rimando al video che ho fatto tempo fa, vi lascio il link qui sopra e giù nell'info box. Inoltre ho fatto anche un video dove vi faccio vedere una specie di righello da dito per poter fare il punto festone un pochettino più regolare. Vi lascio anche questo link qui sopra e giù nell'info box. Adesso quello che andremo a fare noi sarà un punto festone che parte da questa parte, quindi da questo braccio destro, e arriva fino al braccio sinistro, alla fine del braccio sinistro, dopodiché incominceremo a imbottire il nostro fantasmino, quindi ci vedremo fino alla cucitura del braccio sinistro. Sono arrivata a questo punto un po' più in alto rispetto al braccio sinistro del fantasmino. Adesso vado ad aprire, prendo la mia imbottitura e incomincio a imbottire il fantasmino. Ho imbottito il mio fantasmino, ovviamente ho fatto attenzione anche a far andare l'imbottitura nella punta della coda e anche nelle braccine. Adesso io continuerò a cucire e mano a mano che mi avvicino alla fine della cucitura, se vedo che devo aumentare l'imbottitura, lo inserisco sempre con l'aiuto dello stecchino di legno. Quindi ci vediamo a fine cucitura. Ho finito di imbottire il fantasma, adesso prendo gli occhietti, vado a staccare 2 occhietti e vado ad applicare. Vado a vedere se effettivamente il posto che avevo segnato prima ci piace. Sì, può andare bene. Andiamo a prendere la nostra colla istantanea e andiamo ad attaccare i nostri occhietti. Una volta attaccati i nostri occhietti, cosa vado a fare? Vado a prendere un po' di fard, lo scarico un po' sulla mano e poi piano piano vado ad applicarlo sul nostro fantasmino. Ecco qua. Il nostro fantasmino è pronto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se così mettete un mi piace e condividete il video, iscrivetevi al mio canale, è molto importante, e mi raccomando potete seguirmi anche su Facebook e su Instagram, lascerò tutti i link qui giù nell'info box. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial, buon Halloween, ciao!